Ciao a tutti, benvenuti su Ferrovie e Miniature, io sono Joe. In questo video voglio semplicemente sfruttare l'occasione per farvi vedere il progetto di un plastico che ho fatto per Giovanni Loio, in quanto lui si è appoggiato su di me per appunto farsi progettare questo plastico. Attenzione, questo è solo una progettazione, la realizzazione di questo plastico verrà effettuata solo ed esclusivamente dal cliente che me l'ha chiesta. Sarò poi ovviamente curioso di vedere lo svolgimento dei lavori e farvi vedere poi eventualmente tra qualche anno le immagini dei lavori finiti. In questo caso appunto mi sono occupato solo della progettazione dell'armamento e ovviamente poi anche della progettazione dell'impianto digitale, che non vedrete in questo video ma vedrete soltanto l'armamento. Le misure mi sono state date appunto dal cliente, da Giovanni Loio, e mi ha chiesto appunto di strutturare un plastico su più livelli con una stazione, ma soprattutto la cosa più importante, un piano di caricamento. Quindi ora andremo a vedere la realizzazione del tutto. Ho usato binari Pico tradizionali in scala H0. Andiamo a vedere quindi quali sono le misure a disposizione di Giovanni Loio. Infatti abbiamo un totale in orizzontale, quindi nella parte alta del plastico, di 440 cm, 4,40 m per 2,60 m lateralmente. In basso, come potete vedere, abbiamo 130 cm da questa parte a sinistra, 180 cm nella parte centrale e 130 nella parte destra. Quindi si crea una sorta di ferro di cavallo. Lo spazio in mezzo a disposizione tra profondità del plastico e la parte visibile è 120 cm. Vi ricordo che prima di andare avanti con questa dimostrazione, se siete interessati a progettazioni e realizzazioni di plastici ferroviari in tutte le scale, mi occupo appunto di questo, e se avete bisogno di consulenze potete contattarmi sull'email che trovate qua in basso, modjoesil@gmail.com. sarò a vostra completa disposizione. Ma andiamo avanti, andiamo a vedere che cosa succede in questo plastico. Ho passato molti minuti a stabilire da dove potessi partire. Una volta studiato più o meno l'andamento della parte del piano caricatore, ho stabilito appunto di creare prima la parte sul retro, cioè la parte che si trova a livello 10 cm dalla superficie. Questo mi è servito appunto per delimitare lo spazio a disposizione per creare poi quello che state vedendo in questo momento, cioè la parte del piano di caricamento, il piano caricatore. In questo caso ho cercato di mettere più elementi possibile per far sostare più treni possibile. Infatti, come potete vedere, ho creato circa 5-6 tronchi. In questo caso non lo vedete perché appunto ho fatto un sacco di tagli, un sacco di errori, ma alla fine ho stabilito che appunto lo spazio era questo. Una volta creato il piano caricatore, ho dovuto creare ovviamente la parte di ritorno del piano caricatore, che è quella che permette poi ai convogli di sostare all'interno di questa zona del piano caricatore che si trova a livello 0 e poi rientrare, diciamo, nel plastico, nella veduta, nel layout. Ho stabilito anche il posizionamento dei segnali, che è un'anticipazione della parte digitale che appunto Giovanni Loio ha già ricevuto, e poi ho innalzato la quota a 10, quella che appunto si trova proprio dietro al piano caricatore. Ho apportato alcune modifiche ancora nella zona del piano caricatore per poterlo finalmente riportare in scena, cioè dal momento in cui entra in questo raggio di curva è la parte visibile al pubblico, che va praticamente a posizionarsi proprio davanti al layout, quindi nella parte proprio dove il visitatore, chi sta guardando il plastico, può notare. Andando verso destra, come potete vedere evidenziato in blu, la quota di questo livello comincia a sollevarsi, in quanto appunto deve sorpassare la stessa che si trova a piano 0, per poi girargli intorno lateralmente sul lato destro, riprendendo ancora ulteriore quota, per poi riportarsi in centro e andare a scavalcare la stessa che si trova appunto alla quota, diciamo, 10. Deve raggiungere un livello di 24 cm d'altezza, che è appunto la parte più alta di
di questa zona del layout, che adesso vedete evidenziata soltanto di blu, quindi vedete solo questo livello, che è stato abbastanza complesso in quanto ho dovuto trovare appunto il giusto compromesso tra pendenze e altezza per potervi creare un ponte che sorpassasse proprio la curva in basso qua a sinistra che vedete. Come potete immaginare, questa è stata la parte più difficile per realizzare la quota perfetta e la pendenza perfetta, in quanto le due cose spesso tendono a diventare un problema se pensate insieme in poco spazio. Stiamo lavorando appunto con una profondità di 440 cm e creare due anelli di ritorno con raggio R4 e R3, credetemi, non è stata cosa facile per trovare appunto un giusto livello. Come vedete in questo punto sto evidenziando tutta la parte del piano caricatore proprio per nasconderlo, cioè ci permette il software di creare appunto la parte nascosta, cioè questa parte del piano caricatore ovviamente non è visibile all'occhio del pubblico che lo guarda, perché si trova proprio in un livello nascosto sotto il plastico e soltanto accessibile per il giocatore, per il ferroviere che lo sta manovrando, in quanto in quel punto possiamo far sostare i nostri treni e andarli a caricare direttamente dalla parte retro. Ovviamente sul layout del plastico, quindi sul telaio, verrà poi installato uno sportellino apribile a discrezione del giocatore per potervi accedere a caricare treni e ovviamente a fare manutenzione. Su questo plastico ovviamente possono sostare liberamente 7 treni e poter far circolare almeno 3 treni in contemporanea, ovviamente sincronizzando gli orari di arrivi e di partenza attraverso il sistema digitale. Quella parte in profondità che vedete appunto segnata come se fosse un ponte unico in realtà sta per farvi capire che è la parte dietro, quindi la parte dove poi eventualmente verrà coperta da terreno, ma lo capirete tra poco. Guardiamo le complicazioni che ci sono state appunto nella creazione delle pendenze per cercare di portarlo da quota 10 a quota 24 nello spazio che appunto state vedendo evidenziato in blu. Queste ovviamente sono state lunghe ore di pazienza, ma in qualche modo sono riuscito poi a sistemare il tutto cercando di fare un lavoro ottimale. Bisogna ricordare che su questa zona dove stiamo appunto posizionando questi binari dobbiamo tener conto anche non solo delle pendenze e delle quote, ma anche del fatto che dietro proprio ci passava il piano caricatore. Quindi trovarsi proprio nel giusto punto del piano caricatore con la giusta quota di almeno 12 cm per poi arrivare a salire a 24 dalla metà del plastico fino a tutto il lato sinistro. Una volta raggiunta la mia quota sono riuscito a creare anche degli effetti scenici molto particolari, come appunto il ponte che si crea appunto nel lato sinistro che va a sorpassare la stessa linea che vedete appunto evidenziata in blu, e questo è andato a creare ovviamente un arricchimento della bellezza di questo layout. Passiamo ora al lato destro, dove abbiamo dovuto creare l'anello di ritorno per questa linea che si trova esattamente alla quota 10. In questo punto si crea una zona montuosa dove possiamo vedere entrare e uscire dalla galleria il nostro treno che poi ritorna nuovamente sull'impianto. Un classico dei plastici. Anche qui ho dovuto cercare di trovare appunto gli sviluppi giusti per creare le pendenze. Avevamo l'altro anello di ritorno che sottostava proprio nel piano, quindi dovevamo trovare assolutamente il punto esatto dove far curvare l'anello di ritorno. Ci siamo dedicati alla fase finale, che è quella della stazione, che è stata modificata più volte perché non era mai contento, ma alla fine abbiamo trovato quello che lui desiderava, quindi una stazione con 2 tronchi, ma ovviamente anche l'opportunità di poterla sorpassare, e questo è il risultato finale. Spero vi piaccia. Nel caso lasciate un vostro commento, un vostro like, e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e grazie per avermi guardato. Un abbraccio.